Oggi prepariamo insieme la crostata di fragole fresche. È un dessert che è un po' l'emblema della primavera, piace sia ai grandi che ai più piccini ed è molto semplice anche la preparazione. Vediamo come si fa. Per prima cosa prepariamo la frolla. Io la frolla la faccio con un cutter, che è questo robot munito di lame, queste lame belle lunghe, perché la frolla, come sapete, teme il caldo, quindi facendola con il cutter noi non la tocchiamo con le mani che appunto, come sapete, sono calde e possono un pochino sciogliere la frolla. Quindi potete farla anche a mano se non avete il cutter, con il cutter non vi sporcate e soprattutto non riscaldiamo la frolla. Quindi cosa facciamo? La sabbiatura, cioè riduciamo il burro fine come la sabbia. Il burro deve essere freddo da frigorifero e mettiamo la farina dentro al cutter insieme al burro tagliato a cubetti, freddo, molto freddo per fare la sabbiatura. Poi c'è l'altro metodo in cui si fa la frolla con il burro morbido invece, che si mischia allo zucchero e alle uova e poi si unisce la farina. Ecco qua. Vi faccio vedere appunto che il burro è diventato finissimo. Adesso introduciamo lo zucchero. Se volete una consistenza della pasta frolla molto setosa, usate lo zucchero a velo. Se usate lo zucchero semolato, la consistenza è un pochino più grezza, un pochino meno liscia e setosa. Poi le uova. Allora, naturalmente solo i tuorli. Gli album li teniamo da parte, possiamo farci mille cose, quindi andiamo a mettere i tuorli, un po' di vaniglia. Io utilizzo l'estratto, ma potete mettere anche i semini interni di una bacca di vaniglia. Basta tagliarla a metà e grattare via i semini che ci stanno all'interno. E poi un pizzico di sale. Chiudiamo, azioniamo il cutter e ci fermiamo quando vediamo che all'interno si sarà formata una palla. Ecco qua, come vedete si è formata questa pallina. Per quale motivo? Perché con l'azione appunto delle lame il burro si surriscalda un po' e ovviamente tutto quanto poi si compatta. Ora mettiamo la frolla sul piano di lavoro, la compattiamo, ma giusto qualche secondo, come vedete è subito fatto. Formiamo una pallina, ok? Che andiamo ad appiattire proprio così con le mani. Prendiamo 2 fogli di carta forno e la stendiamo allo spessore più o meno di 1 centimetro. E questo poi sarà il guscio che conterrà appunto sia la crema pasticcera che le fragole. Ecco, cercate sempre di ruotare come sto facendo io, quindi stendere per un po' e poi ruotare in modo che il disco cresca in modo uniforme. E direi che ci siamo e a questo punto mettiamo il nostro disco nel frigorifero per mezz'oretta a rassodare. Eccoci, ho ripreso la frolla dal frigo. Una volta tolta sarà molto rigida, lasciamola leggermente ammorbidire, non deve diventare completamente molle, ma elastica, plastica, da poterla lavorare, però che non si debba spezzare. Prendiamo la nostra tortiera, che è una tortiera col fondo removibile. Questo ci aiuterà poi ad estrarre il guscio molto più facilmente che una tortiera appunto che non ha il fondo removibile. Io l'ho spruzzata con lo staccante, potete usare il burro se non avete lo staccante, e ho messo un disco di carta forno sul fondo, ok? Fate così anche voi, quindi burro se non avete lo staccante e disco di carta forno. Ora togliamo il primo foglio di carta forno e andiamo a mettere la nostra frolla qui sopra. Ecco qua. Ecco, generalmente se avete, non vi preoccupate se si rompe, perché possiamo tranquillamente poi spezzarla con le mani, incollarla da un'altra parte, insomma non è quello il problema. Pigiatela verso il basso, in modo che copra tutto. Dove è in eccesso, come per esempio da questa parte,
La tagliamo con un coltellino e la possiamo mettere magari qui, vedete che qui non ce n'è abbastanza. Prima di tutto pigiamola verso il basso in modo che sia proprio bella aderente dappertutto, e poi per esempio qui la possiamo tagliare via in questo modo, vedete, con un coltellino, e prendere per esempio dei pezzetti che ci servono per incollarli laddove non ce n'è abbastanza, come per esempio qua. Insomma, dobbiamo farla arrivare fino al bordo della nostra teglia. Ecco qua. Poi, cosa molto importante per non far gonfiare il fondo della nostra crostata, bucherelliamo con i rebbi di una forchetta. Però la cosa importante è non oltrepassare l'impasto, perché sennò poi se bucate proprio l'impasto, quando andiamo a mettere la crema poi fuoriesce. Invece noi bucherelliamo senza oltrepassarlo. Ora dobbiamo fare la cosiddetta cottura alla cieca. Cosa significa? Significa che dobbiamo mettere un foglio di carta forno, anzi un disco di carta forno all'interno, e aggiungere queste sferette di ceramica. Se non ce le avete potete utilizzare dei ceci o dei fagioli, insomma dei legumi, che tengano abbassata la nostra frolla, la tengano in forma, insomma, e poi le andiamo a cuocere in modo da ottenere un guscio di pasta frolla nella quale poi metteremo degli ingredienti che non devono cuocere. Allora, cosa facciamo? Per evitare di prendere un altro foglio di carta forno, utilizziamo quello che abbiamo già usato appunto per stendere la nostra frolla, e ricaviamo un disco, lo pieghiamo tipo a quadrato, ecco così, poi otteniamo, come vedete, un triangolo, sempre più piccolino, in questo modo. Praticamente misuriamo quant'è la, diciamo, la larghezza di questo nostro cerchio, no? Vedete? Fino a qui, e poi magari lo tagliamo un pochino più in su perché c'è anche il bordo, quindi diciamo che lo tagliamo in questo modo. Voilà. Mettiamo questo nostro cerchio di carta forno, avete visto? È molto semplice poi ricavare il cerchio da un foglio con questo metodo. Ci mettiamo dentro le nostre sferette. Allora, se fate spesso crostate di questo genere, vi consiglio di comprarle queste sferette di ceramica, che ovviamente sono un po' più costose rispetto ai legumi. I legumi, se li usate per fare questa cosa poi non li potete più mangiare, dovete solo tenerli per fare le cotture alla cieca, però ovviamente le sfere di ceramica sono più pesanti, quindi tengono meglio gli impasti al loro posto e soprattutto si possono lavare, sono anche più igieniche. Ora siamo pronti per mettere il nostro guscio di frolla nel forno a 175 gradi per 30 minuti. Dopodiché dovremmo sfornarlo, togliere le sferette, togliere la carta forno e rimetterlo nel forno per 10 minuti per fare asciugare tutto il fondo. Prepariamo la crema pasticcera che andrà all'interno del nostro guscio. Allora, prima cosa, mettiamo panna e latte a scaldare in una pentola. Facciamo scaldare. Nel frattempo invece in una ciotola mettiamo i tuorli, lo zucchero e l'amido di mais. Si può anche usare metà amido di mais e metà amido di riso volendo, e anche la vaniglia. La vaniglia volendo la potete mettere anche nel latte, è indifferente. Mischiamo tutto e soprattutto mischiare, diciamo, gli amidi o le farine in questo caso con la parte grassa, ovvero con i tuorli, fa sì che non si formino grumi. E adesso aspettiamo appunto che il latte con la panna comincino a diventare caldi. Io vedo già un po' di fumo, quindi ci siamo. Li verso dentro al composto di tuorli, mescoliamo e versiamo di nuovo tutto dentro al tegame. In questo caso il fuoco deve essere dolce, quindi non un fuoco aggressivo,
e mescolando di continuo portiamo ad addensare la crema. Allora, come vedete adesso la crema sembra una crema tremendamente grumosa, lo è perché è normale, all'inizio ci sono i grumi, voi quando vedete i grumi cominciate a mescolare velocemente come sto facendo io, veramente tanto velocemente finché i grumi spariscono, perché spesso e volentieri quello che mi dicono le persone è la mia crema è piena di grumi, non mi è venuta bene, perché magari quando li vedete vi fermate e lasciate la crema così com'è. No, dovete continuare a mescolare, anzi più vigorosamente che potete, e come vedete pian piano i grumi se ne vanno, quindi è una fase normale durante la preparazione della crema pasticcera. Il mio contenitore in questo caso è questa pirofilina in vetro, mettiamo all'interno la nostra crema pasticcera, guardate che bella che è diventata, da che era grumosissima, la spargiamo su tutta la superficie così diventa sottile lo strato e farà più in fretta a raffreddarsi. Poi per non fare formare la crosticina sulla superficie copriamo a contatto, cioè la pellicola deve essere a contatto proprio con la crema, come vedete. Questo significa che non ci sarà aria e non si ossiderà e appunto non si formerà la crosticina, che poi è brutta da vedere ma anche da sentire, perché toglie la cremosità. Ecco, così vuol dire coperta a contatto. Ora la lasciamo raffreddare a temperatura ambiente. Se volete accelerare il raffreddamento dovreste avere un contenitore con del ghiaccio e poggiarci sopra la vostra crema, altrimenti l'abbattitore. Non mettetela in frigo da calda perché ovviamente andate a scaldare tutto quello che c'è nel frigorifero. Una volta che è fredda la possiamo di nuovo spatolare e metterla in una sac à poche in frigorifero. Finalmente possiamo assemblare la nostra crostata. Qui abbiamo il guscio cotto, ormai freddo, lo possiamo estrarre dallo stampo, vedete che è molto facile farlo. Prima di metterlo qua sopra ci metto sotto una puntina di crema pasticcera, così terrà ferma la nostra frolla che altrimenti potrebbe scivolare. Fate molto delicatamente, però vedete che si riesce tranquillamente a gestire. Adesso all'interno noi andiamo a mettere tutta la nostra crema, potete anche metterla in malo modo, tanto poi la andiamo a stendere bene con una spatolina, o se non avete una spatolina un cucchiaio, il dorso del cucchiaio, e questa appunto sarà la base della nostra crostata, sulla quale andiamo ad adagiare poi tutte le fragole. Volendo, questa base con frolla e crema pasticcera potrebbe ospitare, oltre che le fragole, anche dei frutti di bosco o dell'altra frutta, quella che piace a voi. Andiamo con una spatolina, vedete, oppure col dorso del cucchiaio a livellarla. E poi possiamo metterci sopra le nostre fragole. Allora, io le metto in modo un po' sparpagliato, che è un modo più moderno, insomma, di mettere le fragole. Sapete che prima si mettevano proprio, come posso dire, una dietro l'altra, mentre io, vedete, le ho tagliate in quarti, ovvero prendete le fragole, vi faccio vedere come farne una, togliamo la parte verde, possiamo anche toglierla andando dentro con il coltellino così, e poi le tagliamo in quarti, ovvero in questo modo, ok? Allora, io le metto, come vi dicevo, in modo un po' sparpagliato, cioè anche con le punte da una parte all'altra, proprio perché è un modo, diciamo, un po' più moderno, ecco, però potete metterle come volete alla fine. E così andiamo a riempire tutta la nostra crostata. Eccoci qua, abbiamo riempito tutti gli spazi. Se vedete che c'è qualche spazietto un po', diciamo, piccolino da riempire, prendete delle piccole fragole, tagliatele sempre in quarti e riempite gli ultimi spazi. Insomma, la torta deve essere bella piena di fragole e come avete visto è molto semplice farla in modo sparpagliato. Guardate che bella che è, bellissima, vero? Anche mettendole sparpagliate un po' in modo casuale. Adesso tutto quello che io faccio ora, la torta potrebbe essere anche finita così. Quello che faccio io ora sono degli abbellimenti che magari si usano anche in pasticceria. Prima cosa,
Vado a prendere del lucidante spray, è una gelatina spray che si trova facilmente in commercio. Questo serve per non far annerire le fragole e per renderle molto lucide. Quindi viene spruzzata sopra le fragole diventano lucide, come quando prendete le tortine con la frutta in pasticceria, che sono molto lucide, vedete? E poi per finire, ma sono sempre cose in più, io ho fatto delle margheritine con la pasta di zucchero. Potete prendere anche dei fiorellini già fatti, piccolini. A me piacciono le margheritine perché sulle fragole assomigliano molto ai fiorellini delle fragole. Le mettiamo veramente, ma poche, qua e là. E in ultimo, ma proprio in ultimo, giusto per arricchirla, mettiamo qualche fogliolina di menta, ok? Ripeto, sono tutte decorazioni in più che però, insomma, potete facilmente trovare anche ai supermercati e rendere appunto molto più bella, più ricca una torta che magari potete fare per un compleanno oppure appunto per regalare a qualche amica o per qualche occasione. Crostata di fragole pronta per essere portata appunto a casa di qualcuno o mangiata a casa vostra.